Oggi voglio raccontarti e analizzare insieme a te un combattimento di Muay Thai a dir poco epico. นี่ครับออกมาดวลกันเลยครับปักหลักสวนกันเลยครับสวนหมัดกันนี่ครับนับได้เลยครับโอ้โหใครดีใครอยู่โอ้โหนี่ครับในรอบ20 ปีปกรณ์ออกมาสวนหมัดท้าดวลโดนเหมือนกันครับปกรณ์โอนไปเอ็นมาแต่ยังสวนมีสวนมีโต้มีเถียงนี่ครับ Ciao a tutti, se ancora non mi conoscete, io sono Claudio e sono un grandissimo appassionato di Muay Thai, un fighter e un divulgatore di questa disciplina. Infatti da anni qua sul web, su tutte le mie piattaforme social, web, sito web, eccetera eccetera, faccio divulgazione di quello che gira attorno al mondo della Muay Thai, quindi viaggi in Thailandia, analisi tecniche di combattimenti di Muay Thai, Krabi Krabong, Muay Boran, eccetera eccetera eccetera. Qui sul canale trovate tutti questi argomenti, motivo per cui ti consiglio di iscriverti subito e attivare la campanella per non perderti nessuno dei prossimi video. In questo periodo sto pubblicando la domenica alle 13, il martedì alle 18 e il giovedì alle 18. Va bene, ma bando alle ciance, di cosa parliamo oggi? Oggi voglio analizzare, come ti dicevo, il combattimento folle, pazzo, tra Porsané Sidmonchai versus Pakorn. Ragazzi, un combattimento a dir poco veramente epico. Ogni scambio di colpi è veramente portato a una forza indicibile. Tra l'altro questo match che è avvenuto il 5 marzo 2010, quell'anno vinse il premio come miglior combattimento dell'anno. Basta ragazzi, finisce che qui mi dilungo in chiacchiere da Muay Thai nerd, quindi entriamo nel vivo del match e analizziamolo round per round, cercando di estrapolare le migliori strategie di questi due campioni e cerchiamo di portarcela a casa e magari poterle riuscire a mettere nei nostri sparring e nei nostri combattimenti. Dai, sigla! Allora, già dal primo round possiamo vedere degli scambi abbastanza accesi, degli scambi di pugni, degli scambi di calci e anche un bel lavoro nella fase del clinch. Già nel primo round, cosa inusuale per la Muay Thai del tempo, ma per un match di Muay Thai in generale. Se non siete pratici di Muay Thai dovete sapere che solitamente il match di Muay Thai entra nel vivo verso la fine del secondo round per culminare nel terzo o quarto round, dove il ritmo, lo scambio dei colpi è veramente acceso. Ma solitamente nel primo / secondo round i fighter si studiano, cercano di capire come l'altro combatte. È difficile vedere in un primo round due fighter che si scambiano dei colpi indicibili come in questo caso. In questo primo round invece vediamo i due fighter, come dicevo, che si scambiano dei colpi abbastanza pesanti. Mi sembra di vedere un Pakorn più aggressivo rispetto a Porsané, tuttavia Porsané non è da meno, cioè riesce a rispondere in maniera incisiva al Pakorn, al nostro Pakorn. Invece nel secondo round si inizia a assaggiare quella che sarà la follia assurda di questo combattimento. Pakorn inizia a scagliare dei calci pesantissimi, Porsané li incassa e inizia a martellare di mani con dei pugni, ragazzi, che sono veramente preludio di quello che vedrete avanti nel match. Ecco, qui se possiamo portarci a casa una strategia è quella di contrattare gli attacchi di calci con dei pugni. Ad esempio, come vediamo, Porsané, lui si piazza bene, quando arriva il calcio sfrutta questo momento per andare a scaricare i suoi pugni, oppure ancora cosa più saggia, anticipa i calci di Pakorn con dei bei gancioni, cercando di uscire e chiudere e tagliare la traiettoria dei calci di Pakorn per non prenderli in pieno e scaricare dei pugni potenzialmente da KO. Pugni veramente, ragazzi, che sono devastanti, al limite della resistenza umana, secondo me. Ora c'è un'altra azione che possiamo portarci a casa e che vediamo in questo frangente, perché Pakorn che cosa fa? Mantiene il ring, tiene il centro del ring e continua a mettere pressione a Porsané avanzando. Tuttavia Porsané, per non perdere punteggi in questa fase, che cosa fa? Indietreggia sì, ma indietreggia mettendo colpi. Vediamo che va indietro, mette i low kick, va indietro, mette i jab, cerca di mettere i pugni indietreggiando. Ragazzi, questa è una cosa intelligente, perché da una fase che potenzialmente potrebbe essere di svantaggio andate in vantaggio di punteggio, perché è vero che l'avversario mantiene il centro del ring, ma voi così riuscite a portare punti indietreggiando, perché indietreggiate, non lavorate in maniera inattiva, e è importante questa cosa. E ragazzi, se riuscite anche a prendere il tempo all'avversario, non è detto che
lo chiudiate, lo incrocchiate e lo mettete giù, Bomba, ragazzi! Andiamo al terzo round e parte in maniera accesissima. I due entrano in clinch e lavorano con un clinch molto molto pesante. In questa fase è interessante vedere come scusate, è interessante vedere come Porsané controlli Pacorn utilizzando la gamba. Guardate come gli infila la gamba all'interno dell'inguine dell'avversario, mette lì il ginocchio sull'inguine di Pacorn e mette il piede nell'incavo del ginocchio. In questa maniera con le mani controlla le braccia di Pacorn e con la gamba spinge, tiene in leva Pacorn e Pacorn non riesce a mettere colpi. Ok, un ottimo modo questo, ragazzi, che potete portarvi a casa per imparare a controllare l'avversario quando siete messi alle corde. Se l'avversario si trova è bravo in clinch, voi potete bloccare la sua azione con questo tipo di lavoro. È veramente efficace, io l'ho utilizzato sul ring e mi sono trovato molto bene utilizzando questo tipo di attacco. E vediamo un'altra cosa interessante, quella che ovviamente Porsané non ama clinchare, perché Pacorn si porta, diciamo, è in vantaggio rispetto a Porsané nella fase del clinch, quindi che cosa fa? Cerca di staccarsi sempre da Pacorn e nel frangente in cui si stacca, anche questa è un'altra strategia che vi dovete portare a casa, nel frangente in cui si stacca cosa fa? Sfrutta questo lasso di tempo e questo spazio per mettere dei colpi corti. Vedete che mette dei montanti, vedete che mette dei ganci. Cerca sempre di creare lo spazio, lo crea spingendo, lo crea usando il tip. Quando Pacorn cerca di avvicinarsi, scarica ganci, montanti. Se è troppo distante, sferra dei calci medi. Ragazzi, cerca di sfruttare l'uscita dal clinch, cerca di spingere via Pacorn per sfruttare l'uscita dal clinch. Pacorn invece fa la strategia opposta, cerca di chiudere in continuazione per entrare in fase di clinch. Quindi vediamo che si avvicina utilizzando le ginocchiate, usa i jab per chiudere la distanza. Due strategie opposte che sono ottime proprio per contrastare una l'altra. Pacorn che cerca di chiudere, Porsané che cerca di uscire e mettere colpi nell'uscita. Ottimo frangente secondo me. Se ti sta piacendo questa analisi, ti piacciono le tecniche di grandi campioni, ti consiglio di dare un occhio a Tecniche dei Campioni. Che cos'è Tecniche dei Campioni? Tecniche dei Campioni è un percorso video al cui interno ci sono dei diversi videocorsi, tra cui uno dedicato allo studio, all'analisi e all'insegnarti delle tecniche utilizzate da grandi campioni, dove le puoi riproporre sul ring, negli sparring e al saggio. Inoltre in Tecniche dei Campioni c'è un altro percorso dedicato allo studio delle strategie per affrontare le varie tipologie di avversario. Ti insegneremo a gestire avversari piccatori, avversari più alti, avversari più bassi, avversari forti di gambe, avversari forti in clinch, tutto quello che c'è da sapere su come affrontare le diverse tipologie di avversario. C'è un altro videocorso dedicato allo studio delle basi della Muay Thai per consolidare le tue basi e costruirci su un buon sistema di combattimento, e inoltre c'è un percorso dedicato alle schede d'allenamento per darti delle schede per allenarti in maniera seria e professionale. Quindi, se ancora non l'hai fatto, vuoi sostenere questo canale allenandoti, ho preparato diversi pacchetti con diverse fasce di prezzo per raggiungere le tasche di chiunque. Quindi vai lì, vai su Tecniche dei Campioni e sostieni questo canale e allenati con me. Ora tieniti forte, non spegnere il video, non cambiare il video, perché si entra nella follia più pura nel quarto round, un round veramente, ragazzi, da brividi. Porsané qua inizia a scagliare dei pugni con una forza senza senso. Pacorn dal canto suo si copre con la guardia lunga, cercando di impedire che questi pugni arrivino a bersaglio e lo mettano KO. Tuttavia incassa parecchi pugni, capisce che non può resistere a queste scariche e inizia a scambiare, inizia a portare anche lui dei pugni assurdi. Ci sono dei frangenti dove i due si prendono a pugni in faccia senza fermarsi, veramente al limite della sopportazione umana. È una roba incredibile, per me è una cosa assurda che raramente ho visto in altri combattimenti di Muay Thai. I due hanno una resistenza incredibile. Questo quarto round veramente va segnato negli annali della Muay Thai. นี่พยายามเน้นฮุกซ้ายแล้วต่อยขวาโอ้โหมีเป๋เหมือนกันครับพรเสน่ห์ Qui, ragazzi, siamo veramente alla follia più pura. Ecco, se c'è una cosa che dovete imparare da questi scambi è proprio quella di non mettervi mai a scambiare di pugni, perché diventa una vera e propria roulette russa.
potresti essere in vantaggio, ma se ti metti a scambiare, non si sa a chi arriva il colpo più forte, magari arriva all'altro il colpo pulito e finisci KO. Quindi se puoi imparare una cosa da questo frangente è quella di non metterti a scambiare in questa maniera. Un bellissimo spettacolo da vedere sicuramente, non da fare. E qui andiamo avanti, siamo ancora nello scambio e nessuno dei due cede, quindi Porsané intelligentemente decide di cambiare strategia e utilizza dei jab per prendere la distanza e sparare dei calci medi e dei high kick. Porsané invece vuole continuare con la follia più pura e quindi davvero pazzo, chiude di nuovo la distanza e cerca di rientrare nello scambio. Pakorn però ha la meglio, i suoi calci medi si fanno sentire, vediamo in questo frangente che arrivano proprio a bersaglio sulle braccia di Porsané e Porsané li sente, li accusa, tuttavia il ragazzone della Sigmund Chai chiude ancora nello scambio, cerca sempre lo scambio. Pakorn decide di cambiare strategia, una strategia che secondo me anche qua potete portarvi a casa, che è quella di piazzarsi e scaricare delle gomitate sul tempo dei pugni dell'avversario. Cioè Porsané entra con dei bei gancioni aperti, Pakorn sta chiuso e cerca di mettere le gomitate ascendenti, che in questo caso entrano a bersaglio e sortiscono anche un bel effetto. E tra l'altro questa è una strategia che potete utilizzare contro i picchiatori. Ragazzi, io ho fatto un video dedicato a come affrontare i picchiatori e vi consiglio di dargli un occhio, prendere appunti perché vi può tornare veramente utile. Allora, il quinto round parte nella stessa maniera di come finisce il quarto, con Pakorn che cerca di tenere a bada le sfuriate e gli attacchi di Porsané e ci riesce. Quinto round, ragazzi, ovviamente sono dopo 25 minuti di match, i due iniziano a sentire la pressione del combattimento e quindi alleggeriscono un po' la portata. Il match finisce e chi lo vince? Lo vince Pakorn, che lavora in maniera più intelligente secondo me rispetto a Porsané e quindi si aggiudica questo combattimento. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, credo di avervi dato un bel po' di strategie che potete mettervi in saccoccia da provare nei vostri allenamenti, nei vostri sparring e nei vostri combattimenti. Non vi resta che provarle, perché ragazzi, se io faccio i video e poi voi non provate le cose, non ha senso che faccia i video. Niente, spero che questo match vi sia piaciuto. Se avete qualcosa da scrivere, anche solo se volete salutarmi, fatelo nei commenti, facciamo un po' di una bella chiacchierata, salutiamoci, discutiamo del combattimento, facciamo girare quello che è la nostra community e nulla, ci vediamo nel prossimo match. Ciao ragazzi! Thank you very much.